Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Con il video di oggi vedremo di affrontare un problema piuttosto diffuso, ovvero i cavalli che non si fanno toccare le orecchie. Le motivazioni possono essere le più diffuse, potrebbe essere un motivo di mala gestione del cavallo, può essere un fastidio alle orecchie, un'elevata sensibilità, un vecchio trauma, non lo sappiamo, però molti cavalli non si vogliono far toccare le orecchie. A causa di ciò cosa succede? C'è il rischio di farsi del male, il cavallo potrebbe girare la testa improvvisamente per difendere l'orecchio e darci una testata. Potremmo avere delle difficoltà a mettere le capezze, a mettere la testiera. Ci sono una serie di difficoltà che possiamo incontrare quando abbiamo un cavallo che non si vuole far toccare le orecchie. Ad aiutarci oggi con noi ci sarà M. Grappa degli Scalchi, che è una maremmana di 3 anni che è da qualche giorno qui in lavoro con noi. Il proprietario ha utilizzato il metodo ATH per la doma e per l'addestramento, quindi noi siamo facilitati nel lavoro con lei perché già le basi sono state fatte con il nostro metodo e sono solide. Di cosa avremo bisogno per lavorare sul fastidio alle orecchie? Principalmente dovremo avere una buona gestione della cappezza, quindi la cavalla dovrà saper gestire bene la cappezza, la minima pressione deve poter seguire la pressione della cappezza. Questo chiaramente ci serve per poter controllare tutte le reazioni che potrebbe avere, okay? Quindi per poter gestire la sua testa mentre lavoreremo con lei. Inoltre dovremo avere un buono spazio personale. Il cavallo non deve poterci venire addosso mentre noi lavoriamo su questo esercizio, perciò controlliamo che lo spazio personale sia ben chiaro, sia stato ben imparato, molto bene. Un'altra cosa di cui avremo bisogno sarà lo spostamento al tocco, ovvero il cavallo deve poter, vedete, abbassare la testa con una pressione sul collo, deve poter spostarsi dalle varie pressioni che noi applicheremo sulla sua testa, sulla sua faccia. A questa maremmana non piace essere toccata particolarmente sull'orecchio destro. Vedete come si allontana, vedete come cerca di andare via dalla nostra mano. È chiaro che se noi dovessimo fare una qualsiasi operazione in questa zona avremo una difficoltà. In più la cavalla è abbastanza alta, perciò questo ci può mettere in difficoltà. Quindi come andremo a lavorare su questa tipologia di cavalli? Mi metto da questa parte in modo che sia più facile per la camera vedere il lavoro che andremo a fare, e per prima cosa le chiederemo di abbassare, vedete come va in difesa, di abbassare l'incollatura, ok? Per essere più comodi al lavoro. Una mano la metteremo qui sul naso. Lavoreremo un po' come nel concetto della desensibilizzazione, quindi creeremo un contatto molto rapido e veloce in modo che la cavalla non sia abbastanza rapida da poter creare una reazione, perciò la mia mano passerà molto velocemente, vedete? La mia mano passa velocemente. La sua reazione fa per iniziare ma subito si interrompe. Abbassiamo di nuovo l'incollatura e la mia mano passa velocemente, ok, vedete che utilizzo tutti i miei controlli per essere sicuro di poter gestire il movimento della sua testa. Quando vedo che comincia a essere accettato questo tipo di contatto, allora comincerò a rallentare. Ok, vedete che si sta rilassando, rallento. Adesso è andata di nuovo in leggera reazione, rallento, ok, e rallento, molto bene, e mi soffermo e via, mi soffermo e via. Ora provo a soffermarmi, perfetto, molto bene. Riproviamo ancora una volta per fissare bene l'argomento, passo veloce, quando vedo che il cavallo accetta questo passaggio, ok, lo devo ripetere ancora, rallento, ok, rallento, rallento. Di fatto abbiamo creato uno schema, vedete, il cavallo sa che stiamo per andare a toccare l'orecchio e si prepara. Ok, segnale di relax, avete visto che ha masticato, avete visto che ha espresso un segnale di relax, quindi vuol dire che si sta adattando. Questo esercizio va ripetuto per diversi giorni finché il cavallo non accetta completamente
di essere toccato sulle orecchie. Quello che noi dovremmo fare, chiaramente più un cavallo ha questa problematica radicata, più dovremo ripeterlo giorno dopo giorno finché non diventa un'abitudine. Se io adesso provo ad andare direttamente all'orecchio abbiamo, vedete, ancora reazione, quindi non facciamo che ripartire. Contatto, 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 rallento, rallento, tengo toccato, ok, rilascio. Ora riproviamo. Ok, si è distratta un attimo, riproviamo. Ok, riproviamo. Si allontana, riprendiamo l'esercizio. Rapido, 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 lento, 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 lento. Vedete qui ritorniamo su una reazione. Vi assicuro che non ci sono insetti, questo solo sbattere la testa è proprio il fastidio di essere toccata. Veloce, veloce, veloce. Ok, lento, lento. Vedete che sta masticando, segnale di relax. Lento, tocco, ok, tocco e rimango. Bene, riproviamo. Ok, riscappa, ricominciamo. Veloce, 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 lento, lento, mi fermo, rilascio. Proviamo. Ok, bene, finalmente. Quindi vedete come questa tipologia di lavoro deve essere ripetuta, 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 okay? Finché il cavallo non accetterà di farsi toccare le orecchie serenamente. Come dicevo prima, più il problema è radicato, più volte dovremo ripeterlo nel corso del tempo. Ma se avremo la pazienza di insistere, vedrete che arriveremo a toccare le orecchie del nostro cavallo con tranquillità. Quindi da oggi da Amedeo e da Grappa questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.